Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincau e questa è la masterclass di Microsoft Access. Quest'oggi andremo ad imparare come si fa a compattare un database esterno rispetto a quello sul quale stiamo lavorando. Capiremo anche dove potrà tornarci utile questo tipo di funzionalità. Vedremo proprio un esempio che vi ho preparato e poi potrete scaricare dall'allegato che trovate in descrizione al video, ma vedremo anche un caso reale inserito all'interno di un contesto aziendale. Allora, andiamo subito nel database di esempio che trovate appunto in download in descrizione per gli abbonati. Ho creato questo database. Praticamente come funziona questo database? Io qua ho un'alimentazione che mi arriva dall'esterno e poi ho che cosa? Ho una tabella che vado a storare nel database di Access, perché comunque quando abbiamo un'alimentazione dall'esterno la lettura di questo dato è molto lenta. Invece quando lo storiamo all'interno di un database Access che sia se stesso piuttosto che un database d'appoggio, la lettura diventa estremamente molto più veloce. In più potrebbe essere che dobbiamo fare mille altre cose, no? Ma comunque diciamo che la tecnica qual è? Io qui ho messo un database d'appoggio perché ipotizziamo che il dato che devo andare a caricare nel mio Access per poi andare a trasformarlo abbia 1,5 milioni di record. Allora se poi io devo fare più passaggi di creazione tabella col mio database di Access non ce la faccio perché abbiamo il limite di 2 giga di spazio. Quindi dicevamo anche nelle scorse lezioni che la tecnica per superare questo limite di access è fare più database, così per ogni database io potrò utilizzare fino a 2 giga di dati. Allora posso fare tanti database, uno per ogni tabella, ad esempio arrivare fino a 2 giga di dati, piuttosto che ne faccio uno e man mano che ho utilizzato i dati che mi servono li svuoto e poi utilizzo altre tabelle. Adesso questa frase risulterà un po' strana e poco capibile, però tra poco capiremo un po' meglio come funziona. Quindi diciamo, vediamo che qui ho la tabella WIP appoggio, vedete che qui sulla sinistra c'è la freccettina, quindi quando c'è la freccettina significa che questo dato arriva sempre dall'esterno. Che cosa faccio? Io praticamente prendo questo dato che arriva dal file Excel in questo caso e qui con questa query qua lo vado ad accodare dentro a questa tabellina qua, quindi questa qui vedete anche quanto ci sta praticamente ad aprire la query, qui è un Excel che ha praticamente solo 40.000 record, però c'è stato diversi secondi appunto perché è un file d'appoggio esterno. Quindi io qui cosa faccio? Prendo appunto i dati da questo file, tiro giù con l'asterisco, prendo questo, lo trascino qua sotto e poi gli dico accoda dove? Me la chiami così la tabella finale, quindi la query è questa, WIP appoggio accoda. Questo è il nome della tabella finale. Dove lo vuoi accodare? Non sul database corrente ma su un altro database d'appoggio che l'ho praticamente creato con lo stesso nome di questo qua che sto utilizzando come esempio, però alla fine ci ho messo underscore appoggio. Io di solito ci scrivo appoggio, se poi ne faccio più di uno faccio appoggio 1, appoggio 2, appoggio 3 e così via. Quindi facendo così, quando io andrò ad accodare i dati, di questo file, finiranno praticamente dentro al database d'appoggio che è questo qua. Praticamente questo è il database sul quale io sto lavorando e questo è quello di appoggio. Ok, così il mio database praticamente iniziale rimarrà sempre piccolino. Difatti vediamo anche qua le dimensioni, facciamo così, vedete questo è sempre di 608 kilobyte. Qui invece man mano che metto dati vedete 21 mega e poi essendo che Access non si autocomprime quando lo chiudete, quando finite di usarlo come Excel non è così potente, dovete praticamente ricordarvi voi di compattare il database. Quindi se utilizzate questo database d'appoggio dovreste ogni tanto manualmente andare a compattarlo. Allora, in questo caso utilizziamo appunto la funzioncina che ho creato che vi permette di compattare in automatico il database quando avete finito di utilizzare i dati. Quindi come si fa a fare questa cosa? Allora, qui ho fatto la query di creazione e poi qui che cosa ho fatto? Praticamente ho fatto anche una query che svuota i dati, perché prima di andare a codare i dati, in questo caso specifico, devo anche svuotare la tabella per mettere dentro quelli nuovi. Ad esempio, ipotizziamo che questo file arriva tutti i giorni, io sto facendo l'aggiornamento giornaliero, quando parto, prima di andare a mettere il dato odierno, perché non voglio tenere uno storico, devo mettere un dato giornaliero che poi farò altre 1000 query per trasformarli e fare aggiungere informazioni, eccetera, eccetera. Quindi vado semplicemente a svuotare la tabella che c'è qui dentro e accodo questa. Per svuotarla, molto semplicemente, tasto destro, faccio anche qui in questo caso una query di creazione, ok? Quindi proprio crea struttura query e qui che cosa vado a fare? Vado praticamente a fare una query di
eliminazione, quindi andiamo sulla scheda progettazione, qui da selezione la facciamo diventare di eliminazione, così prende questo simbolo. Qui tiro giù l'asterisco, così quando io eseguirò questa query, praticamente lui andrà a svuotare la tabella che c'è appunto in questo database. Qui non devo andare a selezionare come per la query di Accoda dov'è fisicamente, perché io l'ho collegata qui, quindi basta trascinarla dentro e fine, non devo dirgli anche dove si trova, perché già il collegamento in sé ha già il percorso di dov'è questa tabella. Invece quando accodo, lui non sa dove vado ad accodare. In quel caso lui vuole proprio che vada a specificarla. Però anche in questo caso io potrei anche, perché in questo caso la riciclo. Ed è anche vero che io però potrei andare qui e dirgli semplicemente, al posto di dargli il database esterno, potrei dirgli guarda, fai in questo database, quando prendo l'elenco a discesa whip appoggio, anche in questo caso vedete che la tabella è sempre la stessa, quindi posso anche fare a meno di specificare effettivamente dove si trova il database, che forse facciamo anche prima. Mettiamo semplicemente la tabella così, è la stessa identica cosa, è che in questo caso io poi i dati che vado ad accodare in un altro database li riuso in questo database, quindi ricollego la tabella, quindi in questo caso va benissimo fare così, prendo la tabella collegata e ha già tutti i riferimenti. Se non la dovessi riciclare, quindi se non la dovessi ricollegare all'interno dello stesso database, dovrei mettere su altro database. Bene, capito questo, praticamente che succede? Quando io vado a lanciare praticamente questa query qua, che cosa succede? Adesso si sta salvando, ok? Cosa succede? Che se andiamo ad osservare, qua sono 21 mega. Adesso io praticamente vado a lanciarla, qui la eseguo, adesso lui ci sta un attimino, e qui praticamente ha finito, facciamo sì, da 43.000 records, andiamo a vedere, praticamente qui da 21 sono diventati 31 mega. Io posso anche andare a svuotarla adesso questa tabella, vedete, io l'ho svuotata, ho svuotato tutti i record che ci sono nel database, però qua rimangono 32 mega. Allora, nel ciclo giornaliero o lo gestisco con la schedulazione di Windows, però dovete gestirvi delle schedulazioni e quindi dopo un po' iniziano a diventare tante, oppure quando inizio il ciclo, ok, io attraverso il nostro modulo, che adesso andiamo a vedere come funziona, lancio prima la query di svuotamento dei dati, poi compatto il database esterno, questo qui lo compatto, e poi accodo i nuovi dati. Così avrò sempre un database bello pulito. Come si fa a fare questa cosa? Andiamo nel modulo di aggiornamento. Allora, praticamente, eccolo qua. Che cosa ho fatto? Allora, qui abbiamo le solite routine che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Praticamente qui metto gli avvisi, li metto a false, quindi li disattivo in modo che quando lui deve eseguire qualcosa, lui preme sì in automatico, quindi esegue senza chiedermi niente. Poi qui faccio un call esegui query, che è una delle funzioni che abbiamo già visto nelle scorse lezioni. In sovraimpressione trovate comunque il link alla lezione se non l'avete vista, e lancio la query di svuotamento. Quindi appunto con questa istruzione che cosa succede? Praticamente vado a lanciare l'esecuzione di questa query, eseguo proprio questa query. Poi qui ecco la funzione nuova, qui ho fatto call dbcompact e qui ho messo questa funzioncina nuova che poi la potremo spostare dentro al nostro funzioni base in modo che ce le abbiamo sempre tutte qua disponibili quando ci servono. Quindi per adesso l'ho messo qua sotto che è più comodo da vedere. Che cosa gli devo dire a queste funzioni? Adesso vediamo che come funziona, quindi l'ho chiamata dbcompact, quindi database compact, e qua dentro la variabile che devo passare, perché quando apro la tonda, se qui facessi così, ok, anzi se facessi così, lancerei semplicemente questa funzione. Se andiamo a vedere la funzione qua sotto, vedete che lui si aspetta un parametro, lui vuole che io valorizzi questo parametro perché l'ho dichiarato all'interno della funzione. Quindi dal modulo che sta sopra io devo passare un parametro. Come si fa? Metto la tonda, come abbiamo fatto con esegui query, vedete qui sto passando questo parametro, invece qua gli passo il parametro del database che voglio andare a compattare, senza l'estensione in questo caso. Quindi cosa succede? Il database che voglio andare a compattare è proprio questo qua, L41 compattare db esterno appoggio, quindi io lo seleziono, faccio un bel CTRL C, vado qua su nella barra, faccio uno slash, faccio un incolla e poi mi copio tutto questo percorso. Ecco, questo è il percorso che a noi interessa, quindi lo copio e poi me lo inserisco all'interno della mia stringa. Perfetto, poi lui fa tutto da solo, però vediamo che cosa fa. Quando voi vi siete copiati questa funzioncina qua e poi la richiamate così, fa tutto da solo. Cosa fa la funzione? Praticamente lui dice dal percorso nome file che cosa fa?
lui dice dbengine.compact_database. Questa è la funzione che permette di compattare un database. Attenzione che con questa tecnica non possiamo compattare il database che abbiamo aperto, perché essendo aperto, se io lancio il compact col Visual Basic andrebbe in conflitto, perché il database deve essere sempre libero quando vado a compattarlo. Questa è una cosa importante. Se l'operazione fallisce, quella di compattazione anche del database esterno, significa che qualcuno vi sta allocando il database e in quel caso dovete appunto dirgli di uscire, dovete cercare di liberare il database. Questa è una cosa da fare sempre attenzione quando si lavora con gli access. Quindi gli dico compatta database. Quale database vado a compattare? Gli dico guarda, compattami questo database che è la variabile che ci siamo messi qua, quindi ha questo percorso, questo nome, e qui gli dico end, concateno e gli metto l'estensione, va sempre specificata anche l'estensione. Non l'ho messa qua su perché dopo che cosa bisogna fare? Qua dobbiamo dare una virgola. Dobbiamo dare una virgola perché qui dobbiamo dirgli anche il database di appoggio per la compattazione. E difatti io cosa gli dico? Guarda, mettilo sempre sullo stesso percorso, chiamalo sempre allo stesso nome, però end qua mi fai un underscore tmp, me lo chiami con un underscore tmp, perché quando io compatto il database non posso sovrascrivere se stesso, perché sto leggendo i dati dal database e li sto comprimendo. Quindi anche se noi andiamo qui e facciamo ad esempio, facciamo che apriamo ad esempio questo qua, no? Se noi andiamo a osservare che cosa succede, speriamo di riuscire a vederlo, quando io faccio compatta e ripristina troppo veloce, lui comunque in automatico genera un database temporaneo, comunque lui lo fa quando noi andiamo a cliccare il bottone che c'è qua su, però quando lo facciamo via codice non lo fa in automatico, quindi glielo dobbiamo specificare noi. Quindi compatta questo database e il database temporaneo lo chiami con underscore tmp, sempre accdb. Poi dopo cosa faccio? Praticamente io vado a cancellare, quando io ho finito di compattare questo database, ok, vado a cancellare l'attuale database, quindi dbs accdb, quindi non il tmp, perché io cosa faccio? Vado a compattare questo database, lo eseguiamo il codice, magari facciamo così, facciamo che lanciamo solo questa, quindi quando io faccio questa, adesso qui è andato in errore perché non è 38 ma è 41, perdonate, 41, eccola qua. Ecco, quindi io adesso l'ho compattato. Se andiamo a vedere, ecco che qui è comparso il database d'appoggio, vedete che lo ha compresso, è stato velocissimo. Però adesso io cosa devo fare? Devo semplicemente andare a mettere questo al posto di questo, quindi l'operazione da fare qual è? È eliminare questo e rinominare questo, quindi con il kill io gli dico guarda cancella il database che ho messo qui a questo percorso e nome.accdb, sempre anche qua l'estensione. Quindi quando eseguirò questo io cancello il file originale che è quello non compresso. Ok, quindi io faccio un F8 e l'ho cancellato. Vedete che è sparito. Poi che cosa faccio? Devo rinominare questo oggetto con il vecchio nome. Quindi gli dico, guarda, name serve per fare la rinomina di un file. Gli dico dbs end underscore tmp accdb as, con as, praticamente as, gli dico, guarda, ok, questo qui, questo nome qua, me lo chiami così. Quindi gli dico, tolgo il tmp e me lo rinomini. Se io faccio un bel F8, vedete che il tmp è sparito e me l'ha rinominato in automatico. Ecco che questa è la funzione per andare appunto a comprimere un database esterno. Vediamo anche un esempio pratico, se vi può interessare, realistico, applicato su un tema aziendale. Praticamente io qui che cos'ho? Ho praticamente un database che gestisce praticamente più di 1,5 giga di dati su una singola area. Praticamente questo database riceve dei dati da un database di SQL Server. Quindi praticamente durante il giorno che cosa succede? Arrivano più aree perché è un database ciclico, perché lavora su più region a livello mondiale, quindi lavora su Cina, su India, su Italia, su Brasile, su US, no? E quindi arrivano i dati su fusi orari differenti, perché appunto lavoriamo su fusi orari differenti. Quindi man mano che arrivano i dati, lui rinfresca la tabella finale con i dati aggiornati della giornata corrente. E quindi sulla tabella finale va a fare degli accodamenti di questi dati. Però mi è successo, ad esempio in questo caso, che l'area Italia aveva tantissimi record e a un certo punto il database con i 2 giga non riusciva più a gestirli, quindi ho dovuto fare un database d'appoggio, in realtà ne ho fatti addirittura 2.
Quindi l'area Italia mi occupava praticamente lo spazio di quasi tutto il database, solo che se io lo faccio girare senza fare la parte di compattazione, no? Io vado a mettere i dati dentro qua. Quando io l'ho fatto girare, questo qua arriva quasi a 2 giga, no? Quando mi gira poi la Cina, ad esempio, che è la metà d'Italia, che cosa succede? Che vado a sforare il database d'appoggio, quindi mi esplode perché quando io cambio il ciclo il database non si autocomprime come fa l'Excel. Quindi devo per forza andare a comprimerlo per essere sicuro che ogni volta che io reinnesco tutto il ciclo di aggiornamento, i database d'appoggio partano praticamente con lo spazio praticamente molto molto basso. Quindi diciamo che andiamo a vedere come funziona questa cosa. Qui addirittura ne ho fatti due perché ho proprio due passaggi molto pesanti. Quindi cosa succede? Io qui ho appunto questa query qua, ok? Che cosa fa? Questa query qua praticamente, vedete, prende tutti questi record, vedete le tabelle sono anche piuttosto grandi, sono veramente tante cose, e va a creare, in questo caso faccio una creazione tabella, ma avrei potuto fare anche un accodamento. In questo caso faccio una creazione tabella perché faccio lo svuota quando ho finito tutto il ciclo, in modo che quando inizio il ciclo nuovo riparto da zero. Comunque a coda, crea, non cambia niente. L'importante è che quando andiamo a compattare il database le tabelle siano svuotate. Invece quando vado a creare la tabella io la ricreo completamente, però se è vuota e vado ad accodare praticamente la stessa cosa, non cambia quasi niente praticamente. Questa è più una sicurezza che se per caso mi fallisce praticamente l'eliminazione dei dati con l'ultima query e la compattazione, comunque quando vado a fare la query di creazione, anche se in quella tabella io avevo dati, li sbraso tutti perché proprio vado a creare nuovamente la tabella, la vado a sovrascrivere. Quindi in questo caso specifico è più sicuro andare a fare la creazione rispetto che all'accodamento, perché poi comunque vedete che i passaggi sono tantissime query, sono veramente tante cose. Quindi diciamo che qui vado a creare la tabella nel database di appoggio 1 e poi faccio la stessa cosa anche sulla seconda query che è successiva, perché anche qua praticamente mi occupa 1,5 giga di roba, vedete che qua sono un po' di cose, poi ci sono un po' di regolette e anche qua vado su appoggio 2. Poi che cosa succede? In questo caso specifico io vado giù, faccio tutti i miei calcoli, trasformazioni, aggiunte, sono tantissime cose, vedete che ci sono tante query che storano il dato su Access, perché se io non le facessi e ne facessi ad esempio facessi solo la 1008 per dire, tutto l'insieme di queste query qua mi sforerebbe la memoria di 2 giga, perché quando io eseguo una query ogni query che vado ad eseguire occupa spazio in memoria, anche qui il limite è di 2 giga, quindi ogni tanto vedete che io storo su disco perché appunto ho bisogno di mettere su disco i dati e liberarmi la memoria. Questo è un database che ha diverse cose dentro complicate. Quindi insomma arriviamo alla fine, qui vedete che vado praticamente a mettere i dati in SQL Server con questa cosa qua e poi qui ci sono le due query di eliminazione, vedete svuoto la 498 e svuoto la 500 che sono appunto le due query che avevo creato qua giù. Cosa faccio praticamente nel richiamo? Qui appunto c'è appunto tutta la routine che è un po' complicata, che va a fare l'aggiornamento, vedete lui parte dall'area Cina, poi fa tutti i suoi cicli, man mano che rileva che i dati sono corretti, lui lancia praticamente l'aggiornamento delle aree, che è il pezzo che c'è qua giù. Quindi che cosa fa? Lui aggiorna tutto quello che deve aggiornare, dopodiché che cosa fa? Ecco che fa quando ha finito, ok, lui svuota le due tabelle e fa i due compact. Adesso qua lo vedete un po' diverso rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima perché l'ho scritto direttamente qui perché è una cosa che uso solo qui. Quindi svuoto praticamente il primo, svuoto la tabella del primo database, del secondo e poi compatto il primo database e poi compatto il secondo database. Così al ciclo successivo io avrò sempre i miei due database che sono compattati al massimo e per ogni area io ho praticamente sempre 2 giga di spazio liberi. Avevo appunto provato a farlo senza la compattazione, però quando arrivavo alla quarta area, e ne ho 5 da gestire tra un po' anche 6, praticamente esplodeva il database perché vedevo che il database d'appoggio arrivava a 2 giga e 100, quindi esplodeva e si fermava tutto. Facendo così ho risolto il problema, non mi supera mai quel giga 4, giga 5 che fanno riferimento all'area Italia. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, quindi sapete che per gli abbonati potete trovare il link in descrizione per scaricare
l'esempio troverete praticamente sia il database d'appoggio che il file esterno, in modo che potete andare a ricrearvi l'esempio, e il database appunto con tutte le funzioni. Ovviamente se poi lo scaricate e lo andate a mettere su una vostra folder, qui dovete ripuntare appunto i due puntamenti di collegamenti esterni, e qui ovviamente anche dovete, anzi no, questo funziona regolarmente. Per cambiare questo molto velocemente, se dovete ripuntarlo, tasto destro, gestione tabelle collegate, qui andate a ripuntare l'access, ad esempio cliccate qui, fate ricollega, vi prendete dove avete messo il vostro database, lo puntate, ok, gli dite guarda è qui, sul percorso dove voi andrete a mettere i vostri file, poi vi fate altro che fare ok, praticamente il nome della tabella che volete andare ad aggiornare, ok, e lui praticamente vedete che qua andrà a cambiare il percorso. La stessa cosa la fate con l'Excel, così avrete praticamente ripuntato gli oggetti esterni a questo database. Bene, come sempre, se la lezione è stata di vostro gradimento, lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, e se vorrete aiutare a sostenere questo canale, magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che sta sotto al video ed entrando a usufruire di tutti i vantaggi che gli abbonamenti offrono a voi utenti. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao!